Alba per noi oggi. Ciao Monica. Ciao. Alba, Alba, Alba. Ehm, Ennesima sessione, prima sessione di ipnosi esoterica infinitum. 5, 4, 3, 2, 1. Mi mostra un lunghissimissimo sottopasso molto buio, un tunnel molto buio, molto lungo. Me lo fa percorrere e mi fa vedere che sta iniziando la luce. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se io riuscissi a vedere il suo volto lì nella luce. Ed è così che te la dà? Sì. Ok. Come la vedi? Allora, mi fa vedere questa valigia stracolma, la valigia proprio quasi a rappresentare tutta l'esistenza che lei ha portato avanti e l'ha proprio infarcita di tante esperienze, ma quasi che vorrebbe cambiare valigia. E pensa che non le dispiace poi così tanto anche eventualmente perdere i vestiti che ci sono all'interno. Vuole viaggiare con una valigia più leggera e con abiti nuovi. Vibrazione. Adesso che ci parlava, diciamo 23 miliardi, però un po' meno abitualmente. Ci sono stati un po' delle fasi in questo periodo. Ho visto 13, ho visto 3 miliardi, il 3 mi si presentava. In che occasione il 3? Mm, allora, la morte di suo marito, guarda, è stato da un lato chiaramente un dispiacere, no? Un senso di vuoto, però anche una sorta di liberazione, quindi di senso di colpa. Quindi è in quel periodo lì, con questi sentimenti contrastanti. Consapevolezza. 166. PS. 44. Vite. 917. Cervello. 9.1.2. Ok. Entità eteriche, attenzione Monica, se ci sono, che sono arrivate dopo la sessione col tronista. Amantide. Il leone. Uomo del tempo. Angeli no, perché lei li ha respinti. Hanno Ehm, provato? sì, sì, ma non so come se lei quel pezzo lì l'ha già esaurito nella sua vita. Ha chiuso le porte per quella parte lì. Ehm, C'è tutto eh, del tronista, eh? Il eh, tronista è la sua vecchia sessione. sì, sì, ed è come se gli avesse fatto riaffacciare un'entità che lei aveva da bambina, no? Che era il pagliaccio e che poi l'aveva abbandonata, però è come in qualche modo, anche se sempre tra parentesi, gliel'ha un po' riportata. Cioè, tutta sta roba è venuta dal tronista. Ma lei però in sogno aveva già compreso delle cose, eh? Vabbè, eteriche senza il tronista che sono tornate o si sono affacciate.
L'amantide è sua, però è come se fosse stata potenziata, la vedo proprio diventata più grande, però comunque era sua. E diciamo che c'era un felino più sulla tipologia gatto, diciamo, gatto con il collo lungo che è diventato leone. È come se avesse caricato, perché anche l'uomo del tempo qua lo vedo come se fosse più esperto, mentre l'uomo del tempo suo era uno che andava e veniva, non era costante. Invece questo uomo del tempo è più ehm, è uno che si impegna parecchio. Entità eteriche senza il tronista. Sì, appunto queste qui che ho indicato. C'era Mhm. un felino più sotto forma di gatto, e una mantide un po' più piccola di dimensione e un uomo del tempo, però non era costante l'uomo del tempo. Ok, entità eteriche che le faremo guadagnare noi alla fine di questa sessione. Zero, nessuna. Sei sicura? Sia, Ma perché questo? Tu non sei una devota della Vergine Maria? no, proprio Non sei una devota di Krishna e di Ganesh? no, Non sei una devota di Paramahansa Yogananda? nemmeno. Di Osho? No, 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 Di Sai Baba? no, Di Maometto? men che meno. Di Ashtar? No, Hare Krishna? no. No. Di una certa New Age? No, chiaro che è stata una tentazione anche per me, l'ho riconosciuta. No, Della Chiesa di Satana? no. Del dio dei cani? Mm. Beh, di Anubi? Di qualche No, divinità egizia? no, Ci no. sarà qualcosa a cui credi, Monica? Monica, connettiti a te stessa, facci vedere le tue interferenze. Il vuoto cosmico. Di interferenze, di Eh. interferenze. Bene, quindi chi è il dio a cui ti rifai, Monica? È il nostro Dio, che ognuno ha, la propria essenza divina, direttamente connessa alla sorgente. Lo è per me, lo può essere per tutti. E a fine sessione lo sarà anche per Alba. Entità mentali di Alba. Nuovo terreno, Vergine. Tagliatelle al ragù e kiwi. La buona notizia è che entrambe sono diminuite di grado. Kiwi, dunque, tipo quando era anche bambina, era al livello 7, mi fa proprio vedere questa specie di protezione. Infatti il kiwi a toccarlo non è tanto piacevole, no? Mi riferisco ai kiwi, specialmente quelli pelosi, Mhm. che ad alcuni proprio fa senso, no? Toccarli. E quindi lei si è proprio creata questa protezione per respingere le persone, no? Per paura comunque e per diffidenza. E d'altro canto anche questo senso un po' aspro del kiwi. Mantenere, ecco, questa a volte asprezza proprio per cercare di misurare le persone, avere il tempo di misurarle. Solo con difesa e con asprezza aveva la possibilità di comprendere se queste persone che stavano avvicinandosi a lei potevano essere accolte. Il problema è che qualcuna se l'è persa per strada perché magari si è fatta scoraggiare, no? Da, insomma, da questo approccio. E poi c'è da dire che lei, anche se l'ha diminuito molto questa entità mentale, l'ha mantenuta un po' proprio come modalità, come atteggiamento. A volte ce l'ha anche proprio, mi fa vedere quasi come se fosse un limone, no?
che lo spremi e va a finire lo schizzo di limone nell'occhio di qualcuno. A volte dice le cose in maniera che fa l'effetto così, delle gocce di limone dentro agli occhi. Quindi quanto è adesso? Non è più No, 7. no, no, assolutamente no, no, no. Adesso varia tra i 2 e il 3. Tagliatelle e ragù. Quella è stata veramente, insomma, tanto lei lo sa, no? È stato proprio il rifugio di tutto il suo dolore e anche di tutta la sua confusione, come se il cibo, io adesso non so perché lo vedo rappresentato molto dal salato, no? Infatti mi ha fatto vedere questo piatto abbondante, no? Fumante, di tagliatelle al ragù, rappresentasse proprio un momento di pace, di chiarezza, di riempimento, di pacificazione proprio, no? Quindi in alcuni momenti è stata addirittura 8, perché proprio quando il cibo entrava in bocca, scendeva giù in gola, rappresentava proprio una soddisfazione, un compimento, un benessere che in nessun altro ambito poteva trovare. E quindi lo cercava spesso, perché dava questa bella sensazione di appagamento, anche di sentirsi accolta, compresa. Tutto quello che lei non aveva ricevuto nella famiglia, no? Lo trovava nel cibo. Nel tempo è andata un po' sali, scendi, sali, scendi. Lei adesso ne ha preso molta consapevolezza, cerca di mantenere il controllo, però insomma direi che qua siamo sul 3-4 attualmente. Impianti eterici. Ce n'è uno mentale che è una sorta di freccia, chiamerei così, che va come a penetrare prima l'orecchio destro e poi entra all'interno della testa. E denti/gengive. Aspetta, cosa serve il primo? Il primo è l'impianto mentale che serve proprio in qualche modo a fissarle certi punti fermi, che sono un po' delle ossessioni. Nel senso che lei magari se vede una cosa o vive un'esperienza poi tende a ripeterla. Mhm. Mi dà proprio questa impressione qua, come se fosse, hai presente, una puntina che serve a fissare un foglietto, no? Da Mhm. appendere su una bacheca, qualcosa del genere, no? E mi dà proprio questa sensazione qua, per fissare, per fermare una cosa che diventa poi nel tempo anche ripetitiva. Mm? Ehm, quindi denti, gengive, perché lei è molto orale in tutti i sensi, no? E quindi hanno cercato molto di colpire questa parte. È orale anche nella sua entità mentale, no? Tagliatelle al ragù, no? Che Mhm. poi diventa anche un atto concreto, che è quello, la ricerca del cibo. Però è appunto l'hanno colpita anche in bocca rispetto al suo. A lei piace molto parlare, interloquire, esprimersi e quindi andare a mettere un impianto lì dove è il suo punto allo stesso tempo di debolezza e di forza. Poi? Mi dà anche l'orecchio sinistro, però non so se lei ogni tanto ha fastidio a questo orecchio, il fianco sinistro e il ginocchio destro. A cosa servono questi? Allora, l'orecchio sinistro, sono un po' come delle voci/dubbio che possono essere o sollevare dei dubbi, oppure, delle voci di scoraggiamento. Possono essere sollevare dei dubbi riguardo alle sue capacità, okay, quindi questo dall'orecchio sinistro, che poi in effetti l'orecchio sinistro è controllato dall'emisfero destro, che è poi l'emisfero, insomma, no, quello della creatività, quella dell'intuizione, eccetera.
E proprio in questo orecchio, quelle che per lei sono delle intuizioni, sono delle buone spinte di motivazione, arrivano proprio delle voci che invece la scoraggiano, le fanno venire i dubbi sulle proprie qualità, sulle proprie capacità, e anche sui propri intenti, che all'inizio sono pieni di energia e poi insomma si scaricano. Basta. Sì, sì, sì. Nome progetto. Nuovo. Fitto bosco. Mi fa vedere tanta vegetazione e la luce che entra con un po' di fatica, ma sta entrando, eh. C'è ancora, come dire, tanto da districarsi all'interno di questo bosco, ma c'è la luce. La selva oscura. Parzialmente oscura, sì. Cinema. Nessuno in particolare. Diciamo che l'invito lo possiamo estendere specialmente ai 3 fratelli. Ma lei ha anche una sorella fra questi Sì, fratelli? sì. Ok. La sorella, 2 mi ha sorelle detto, ok, e ce n'è un una maschio. sorella. Una sorella proprio mi viene tipo come con un palmo d'oro, come se questa sorella stesse iniziando proprio a creare una connessione con la propria anima. I maschi, insomma, ma Il maschio, sono 2 sorelle. ok, no, cioè nel senso, Non vengono. ma dunque, il maschio per ora no. E l'altra femmina? La vedo un po' più immatura, mm, distratta, diciamo, da tante cose esterne. Ancora non del tutto pronta per questo, ma c'è. Poi Altri? ci sono delle, tipo, due amiche, e una più o meno coetanea, o forse un pochettino anche più grande di lei. C'è un signore dall'altra parte, non so chi sia, forse una persona che lei conosce da tanto tempo. Mh-mh. Purtroppo questo è il difetto di quando non si chiede un cinema specifico. Poi vediamo delle persone, non sappiamo chi siano e dalla descrizione non si può evincere, che non è che la visione in eterico dà nome, cognome e codice fiscale, no? No, Mh, questo quindi signore viene con il cappello, non so se per lei può essere un indizio. mh-mh. Mm. Ehm, Non so se lei appartiene a qualche gruppo barra chat, perché mi si è presentato un gruppetto compatto, ehm, quindi come se fossero legati allo stesso contesto. Mh. Va bene. Va bene, allora la causa esoterica del tutto il pasticcio dell'eredità e della sua tendenza a, in generale, come anche in questo caso, a partire in quarta, adesso facciamo chiarezza sull'eredità e poi a lasciar perdere un po', puntando ad accontentarsi su qualcosa che si possa definire anche le briciole, ha una causa esoterica nell'entità mentale tagliatelle? Sinceramente io la vedo come una cosa superata, cioè come una problematica che lei di fatto ha già esaurito, solo che come tutte le grosse problematiche lasciano delle scie, lasciano degli strascichi. Questo è lo strascico, di un qualcosa che lei ha quasi totalmente risolto. Ok? Quindi lei potrebbe prendere, raccogliere le sue forze nuove per affrontare questi residui, perché appartengono a vecchie questioni. Non la vedo più attualizzata questa cosa. Quindi è una cosa che lei può superare, ok? Anche se non avrà chissà che cosa di eredità, non importa. La cosa importante è che lei riesca a trasformare questi residui, questa scia finale.
Quindi non so se mi sono spiegata, cioè non la vedo come una problematica attuale, uno strascico di cose vecchie. Come vedi la situazione in eterico dell'eredità? Tutto al maschio. Sai, veramente una famiglia con dei grossi blocchi, delle grosse problematiche, e per usare una parola che lei ha usato, con delle grosse egregore proprio, per cui di fatto il maschio che fa la differenza, quindi il maschio secondo la madre, insomma, no? Andava ad essere l'erede unico. Le femmine non contavano praticamente nulla. E io ti dico che non lo vedo tanto bene però quest'uomo. Quindi di fatto, se noi guardiamo l'eterico, non vedo che questa materia che lui potrebbe percepire gli sia di grande aiuto. Forse è l'esatto contrario. Se lui riuscisse a comprendere a un certo livello questo, comprenderebbe che deve lasciare andare una parte di eredità, perché sennò quella è la sua condanna. Va bene, portale aureo, chiamiamo il marito e i genitori. Allora, il padre è come se fosse ormai una cosa lontana, mi fa vedere come un qualcosa di lontano anni luce. È una cosa messa da parte, come se fosse già in atto una trasformazione. Non lo vedo più nelle sembianze umane, non lo riesco proprio più a percepire in quello. Aveva proprio l'urgenza di passare ad altro. Il marito. Sì. Il marito, non il padre di lei. C'è il padre, la madre e il marito, scusami. Ok, primo il padre, ed è questo, il discorso che appena fatto riguarda il padre. Uh-huh. Per quanto riguarda la madre, diciamo che mi viene molto ornata di vari crocifissi, rosari, atteggiamenti proprio anche di tra la mortificazione e la punizione a se stessa e ai figli. Uh-huh. Ecco. La vedo proprio avvolta come in un bozzolo di queste cose. Uh-huh. Benché mi fa vedere che c'è stata una sorta di apertura in questo bozzolo negli ultimi anni, quando comunque Alba l'ha seguita. Più o meno l'ha seguita. Uh-huh. Non è che l'ha seguita proprio. L'Alba non lo sa, e di cosa è mancata? E io te l'ho detto, io ho visto questa cosa. Sì, Effetti del Cinivac. sì. Ne Nel aveva senso che, fatti alcuni? ho visto che appena è stata fatta la proposta, lei aveva subito accettato. Appena è stata aperta, sai, no? La prima Disponibilità. porta, diciamo così, la prima disponibilità, eccetera, lei subito. Uh-huh. Perché mi dà proprio il numero 1 che lampeggia, come se già la prima fosse stata quella determinante. Perché lei apparteneva proprio a quella categoria di cui si volevano liberare. Per cui no, nel suo caso non c'è stato una soluzione fisiologica, ecco. Ricordiamoci che viviamo ormai un periodo storico di completa e totale follia, dove la consapevolezza che una sostanza imposta in maniera più o meno energica, e parzialmente imposta perché non c'è stata mai nessuna imposizione, e ora agli occhi di tutti risulta essere mortale, non genera nessun tipo di protesta, nessun tipo di reazione,
va tutto bene, è assolutamente normale, va bene così. Se invece uno gli si rompe un'unghia chiudendo la porta della macchina, fa una causa incredibile alla casa produttrice dell'automobile ed è un grande scandalo, così come se uno non vince il Grande Fratello ma lo vince l'altro, no? Bah, insomma, non lo so, fatevi due domande. Veramente allucinante. Penso che ci siano alle alte sfere grasse e grosse risate per il gregge idiota, alla Sì, fine. Mi sono spiace riusciti dirlo. nel loro intento di sovvertire le cose, i valori. Neanche loro pensavano che fossero così gregge, probabilmente. Mm. A nessuno importa niente, adesso si fa finta di, pur di non ammettere di essere stati così scemi, la gente fa finta di. Vabbè. Marito, Oh, ma c'è? il marito è come se si lamentasse di tutto. I piedi mi fa vedere un po' gonfi, poi mi fa vedere acciacchi vari, in tutto il corpo, tutto un malessere, ecco. È come se fosse rimasto in quella fase lì, sai? In cui c'aveva dolori dappertutto, in cui era tutto un susseguirsi di visite, di esami. 6 mesi. Sono pochi? Nel suo caso, non in tutti i casi ovviamente, no? Ma nel suo caso, essendo che è stato molto lungo, no, il periodo in cui è stato così, in questa condizione, 6 mesi sono pochi, perché era entrato proprio nel ruolo del malato. Non era nient'altro che un malato, secondo la sua personale visione delle cose. Vic a tutti e tre. Interessante perché il marito è come se riuscisse a far agire la Vic sulla parte della testa, ma non sulla parte del corpo. Il corpo rimane malandato e dolorante, Mhm. la testa sana. Perché non può? Mm, e in generale in queste tre persone non vedo al momento la disponibilità ad acquisire una consapevolezza completa. La madre neanche. Va bene. Vogliono andare tutte e tre nel portale aureo? Non ci devono ancora andare? Vogliono? Allora, il marito, ma hanno degli animali? Hanno avuto degli animali? C'è qualcosa legato agli animali? Che mi parla degli animali? Tanto tempo fa. E come mai allora il marito si sente legato agli animali? A quali animali? Non lo so. Non so se lui sta facendo confusione con il passato No, no, allora. sembra di sì, ma è un passato un po' antico, un Ok, po' remoto. Però vabbè, ok. Mm. i ricordi, uno può avere ha avuto il cagnolino da bambino col quale ha avuto dei bellissimi momenti e ricordarlo come disincarnato. Come se trovasse dei pretesti, hai capito? Per rimanere. E allora la leggo così la cosa, come se non fosse pronta ad andare nel portale aureo, allora mi porta questi pretesti anche se appartengono al passato, no? Che però per lui sono ancora delle urgenze. Mhm. E ti direi per il marito ancora non è il momento, non è del tutto pronto. Ok, come vuole fare il marito? Una futura sessione o altro? Dunque, non so, mi parla di un incontro fra lei e un'amica, come se ci potesse essere un momento di particolare profondità, di particolare, che ne so, empatia, in cui al termine di questa giornata Alba si sentirà in particolare connessione
ok? Per poter fare questo lei. Però magari non lo fa da sola, però mi dà questa presenza di questa amica, come se fosse un po' lo spunto. Forse affronteranno degli argomenti insieme, ci sarà un qualcosa, ecco. Però Quindi il lo vedo marito in là con i mesi, non. vuole lasciare un messaggio al marito? E guarda, grazie al fatto che ha preso la Vic, quindi che la testa è sana, è come se mi facesse capire che è felice, che adesso Alba possa essere libera, possa pensare finalmente a se stessa, perché aveva speso tantissimissimo tempo dietro a questo marito. Ecco, lo vedo proprio felice del fatto che Alba dedichi così tante ore alle proprie cose. La madre vuole lasciare un messaggio? No, questo non mi è piaciuto, lo scarto. O lo devo dire lo stesso? Dillo. Sì, Eh, sì. certe cose non le puoi capire perché non sei stata madre. Ehm, Però te l'avevo già detto, che non c'è questa disponibilità a grande consapevolezza. Mhm. Perché è come per difendersi, cioè questa. No, Allora, un attimo. Allora, c'è stata una molestia da parte del marito, lei lo sapeva. Se ne infatti, esce con lei una roba del genere, vabbè. no, sai Nessuna che proposta lei di sta portale cercando, aureo, guarda, vaffanculo a tutte e eh, due. sta Vogliono cercando andare? di Non credo. difendersi. Cioè, vabbè, la consapevolezza è veramente è tale da andare nel portale aureo? È come se il portale aureo potesse rappresentare per lei un'accelerazione che lei da sola non si sa dare. Il portale aureo è un'aggiunta come se fosse moltiplicata per 1 milione, ok? Rispetto alla nostra potenza e potenzialità. Mm. È interessante. Quindi lei è questo che ha bisogno, perché se si dovesse basare sulla propria potenza in questo momento, sulla propria consapevolezza, non riesce a trasformare. Entrando in quello che è proprio un acceleratore, sì, E non ci vuole entrare, mi sembra di capire. sì, sì, lei vorrebbe, però sono le sue facoltà che sono poche per sostenere un confronto con la figlia, perché è veramente, cerchiamo di capire, è stata veramente una situazione ingiustificabile, no? Mhm. Messaggio del padre? E il padre, io l'ho già visto dentro il portale aureo. Ehm, Non c'era andato, eh? e però c'è invece sì. C'era già andato? Eh sì, Ha una non so. forma di portale aureo o c'è andato da solo? Perché da qua E, non esisteva. allora dunque, l'amica Non come quello di che ha oggi. fatto aspetta un attimo, però c'è stata la sua amica o anche non quell'amica a cui si è riferita direttamente, che invece ha avuto questa opportunità. Nel momento in cui questa persona, a lei in qualche modo collegata, ha fatto la sessione e ha aperto il portale aureo, il padre è entrato. Va bene, lo chiudiamo. Quindi 1 su 3, Mm. se ho capito bene. No, la madre vorrebbe andare, però ti dico, il messaggio che lascia alla figlia prima di entrare nel portale aureo è arrivato questo. Quindi non vuole entrare, scusami, chiudiamole e basta. Cioè, io non posso sentire da una che ha lasciato che la figlia, eccetera, e poi ne ha fatti altri 3 di figli a cui ha dato lo stesso destino, e va a dire alla figlia, "No, tu non sei madre, ma stai scherzando? Ma vada a fanculo, scusa, eh. Scusa, con tutto il rispetto, Alba, ma cioè, io non accetto una roba del genere. Cioè,
Cioè, bassa consapevolezza, quindi non c'è bisogno di andare nel portale aureo perché è una cazzata il portale aureo, no? Finito, basta. Chiudiamolo e concentriamoci su Alba, che è l'unica protagonista della sessione di oggi. Causa esoterica delle visioni in meditazione di angeli a quattro ali e dell'idea della massoneria. Non si sa bene per quale motivo. Allora, due sogni avvenuti in due tempi diversi. L'angelo a quattro ali in realtà è l'Amantide, che ha assunto quella forma per meglio mimetizzarsi, tra virgolette, per rievocare dei vecchi ricordi, ok? Perché comunque anche lei, insomma, è stata, no? In un alone di religiosità e per agganciarsi alla persona che le aveva fatto la sessione, ok? Però di fatto quella era la sua interferenza, la mantide. La mantide, quando si sente minacciata, l'insetto, apre le ali, sono grosse, tipo almeno 4, e sopra hanno un disegno di occhi, proprio come per spaventare l'animale o l'insetto che la sta attaccando, come se fosse un animale, no? Mm? Con occhi. Esatto. E infatti è proprio questa la ragione. Siccome Alba è una molto combattiva, che assolutamente vuole affrontare tutte le sue entità enteriche e mentali, la mantide, che è già di suo subdola, si è infilata subdolamente, di nuovo, no? Con sotto mentite spoglie, quindi sotto forma di un angelo, ma aprendo le ali, no? Per far vedere che assolutamente lei in quel momento stava affermando se stessa, no? Si stava difendendo, guai a chi mi manda via. Quindi era l'amante dei 4 angeli. E la massoneria? La massoneria lì è stato un'anticipazione di Alba, perché lei effettivamente spesso le ha queste informazioni in anticipo. E quindi è come se le fosse arrivato un'indicazione relativamente alla persona con cui successivamente avrebbe fatto la sessione. Andiamo alla sessione Il rito. Se non sapete di cosa stiamo parlando, cercate su YouTube Lucio Carsi Rito e verrà fuori la sessione di cui non ricordo il nome e non vi dico il nome perché ve lo dovete cercare da soli. Alba la guarda ed anticipa in più punti quello che sta succedendo, soprattutto il momento della conchiglia. Lei sa, sente, si immagina di ascoltare una conchiglia del mare all'orecchio e subito dopo si parla di una conchiglia e si sente leggera e libera. Lei ce l'ha più volte questa cosa di anticipare nelle sessioni proprio le immagini. Mhm. Cioè, io lo sento profondamente che è così. Lei è proprio arrivata come un'immagine profonda, cioè lei ha proprio sentito questa conchiglia come se fosse la sua anima, e l'ha ascoltata. E quindi è stata la sua anima, no? Ad agevolarle, ad anticiparle questa immagine proprio per dirle ascoltami. E all'orecchio sinistro non l'impianto, ok? Ma la conchiglia, l'anima, cioè, da cui ascoltare. Questa cosa di anticipare le risposte succede a tanti, non a tutti, a tanti che vedono i video e commentano in tal senso. Sembrano probabilmente tanti, ma saranno un 10 o un 20% di chi segue i video, quindi comunque non. Cosa vuol dire? Si possono accomunare tutti sotto un'unica spiegazione? Oh, certo, si vedono proprio i filamenti, le reti di connessione. Esistono davvero. Questa è proprio la dimostrazione che noi siamo connessi. Questa è la dimostrazione che esistono delle facoltà psichiche, che il nostro cervello è inesplorato e che si attivano queste connessioni profonde. Ed è bello, no? Vederle proprio che si realizzano, perché quello di cui noi parliamo ha proprio una manifestazione effettiva e loro stesso lo riscontrano. Pur
considerando che il video è stato realizzato in un altro momento. Cioè, mi spiego, loro sono connessi all'informazione eterica o hanno una sorta di telepatia sul play del video? Quindi sanno che rispetto al play attuale, no, del minuto 15 al minuto 17 e mezzo si parlerà di mantidi e iniziano a vedere la mantide. Arriva al 17 e mezzo e loro vedono la mantide, cioè si connettono in qualche modo a un futuro imminente e dove si vedrà al minuto 17 e mezzo una tal questione, o sono connessi etericamente con questi fili che hai detto? Allora, noi abbiamo bisogno di fare questo ragionamento perché giustamente noi abbiamo la mente, no, in questa dimensione. Ciò che vuole essere manifestato attraverso questi fenomeni è il fatto che il tempo non esiste e noi possiamo manifestarlo così, in questo modo, ok? Nel senso che loro in verità la connessione ce l'hanno già in tempo reale quando noi effettuiamo la nostra sessione. Però, siccome comunque la mente ha sempre bisogno di un aggancio, di una conferma, eccetera, questa conferma viene data nel momento in cui parte il video, non Mhm. quando noi abbiamo effettuato la sessione. Perché è così, noi abbiamo sempre bisogno di attaccarci alla materia, ok? E il video è la materia, ok? Però in realtà l'anima aveva già effettuato la connessione, quindi anticipa di qualche secondo quella che è l'immagine successiva, ma l'aveva già realizzata in tempo reale. Viene semplicemente riproposta per renderla più credibile alla nostra mente. Come lo definisci questo fenomeno? Come lo definiresti con parole materiali? Mm. Visione Oddio. telepatica? No, non è la telepatia, sai questa? Perché penso che sia una sorta di chiaroveggenza, più o meno. Ok. Alba è una chiaroveggente. Sì, 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 assolutamente. Diamo una scala da 1 a 10. Tu sei una chiaroveggente? Per In, esempio, in su chiaroveggenza, sovraimpressione, in sì, è 6. sovraimpressione c'è il numero di Monica. Chiamare 9, 18, anche ore pasti. A me non Che, viene tanto per me chiaroveggente, che però. cretino che so. Sì. C'è una scala da 1 a 10. Alba dove si posiziona? Lei è più chiaroveggente, per esempio. Di lei mi viene 8. Ah, può arrivare a 10? Mm, No. allora, adesso mi fa vedere 9. Come se fosse la progressione di 2. Non so. Poi dopo 9 fa 11. Quindi cioè proprio a livelli. Quelli che vedono i video e scrivono anche io stavo per vedere la cosa, hanno chiaroveggenza. Sì, io la definirei chiaroveggenza, sì. Siamo tutti chiaroveggenti. Potenzialmente, assolutamente sì. Sì, sì, Però potenzialmente. non tutti però riescono poi a sviluppare questo. Il marito lo era. È il marito proprio preso dalla materia, mi fa vedere. Se sei così tanto dentro la materia, no. Ok. La chiaroveggenza può essere aiutata da una conchiglia orgone. Mm. Sì,
Perché la conchiglia orgone rappresenta un po' la possibilità di connettersi alle potenzialità che la tua anima ha deciso di manifestare in questa precisa vita. Non è detto che in questa vita, questa porzione di vita che noi stiamo esaminando, tutte quante le facoltà debbano emergere. E sei più predisposta a manifestarne una. E la conchiglia orgone, certo, ti aiuta a comprendere quale di queste, su quale si può lavorare di più. Perché comunque ci si deve lavorare, eh? Va bene, sempre chiaroveggenza quando dorme, quando va a dormire, vede, non ho capito se è in sogno o in dormiveglia, le entità delle persone, sia di persone che conosce, sia di persone che non conosce. Quindi la sua amica Giovanna, che vede da tanto tempo, che ha appena visto, che non vede da tanto tempo, non importa, e vede l'entità che ha, ok? Sia, quando parlavamo dei punti, parlavamo dell'uomo coi baffi, che non ha mai visto in vita sua e vede che c'ha il demone, l'entità X, Y, Z. Causa esoterica. Lei parla di telepatia, probabilmente più chiaroveggenza. Allora, chiaroveggenza, oddio, adesso io non ho neanche ben presente come lo possano utilizzare nell'ambito del paranormale, eh. Io intendo proprio nel vedere con chiarezza, con trasparenza, sollevando i veli, alcune cose. Quindi lei è proprio in grado di vedere con degli occhi eterici, quali sono le interferenze intorno alle persone. Diciamo che ancora durante la veglia non si autorizza completamente a fare questo, mentre durante il sonno lei si autorizza a fare questo e quindi riesce a vedere con chiarezza ciò che durante il giorno aveva intuito. Ma perché la sua anima le fa vivere queste esperienze? Intanto mi fa vedere come lei abbia sempre dovuto tenere la guardia molto alta durante il giorno, in tutta la sua vita. Quindi di fatto lei ha ancora questa soglia di guardia, per cui di fatto riesce ad abbandonare un po', questa forma di controllo, diciamo così, soprattutto durante, la notte. C'è da dire che Alba ha utilizzato al meglio l'esperienza di profonda sofferenza che ha avuto, mentre altri si fanno schiacciare dal dolore degli abusi. Alba ha saputo trarne il meglio e quindi una grande sensibilità, una grande capacità di mettersi nei panni degli altri, di avvertire le emozioni degli altri. Ehm, Mi fa proprio vedere come nell'arco della sua vita lei fosse quasi in grado di anticipare quando sarebbero successi determinati episodi spiacevoli, di capire anche eh, eh, il volto della madre, il volto del padre, l'ha proprio presa, pur nell'estremo dolore, come una vera palestra. Da una parte è bruttissimo, però dall'altra dobbiamo considerare che l'anima non ha queste categorie di bene e di male. Ha come obiettivo quello di farci evolvere. E devo dire che Alba l'ha sfruttata al meglio questa Sì, opportunità. sì, ed è l'unica dei 4, mi sembra. Sì, c'è questa sorella, ti dico, non so perché, sta iniziando a comprendere delle cose. La più grande o la più piccola? Così Alba lo capisce. Allora, prova a Lei è la prima. chiedermelo. La Allora, più grande o la più piccola? grande mi viene. Anche a me. Adesso non so se è la 2, la più grande. Mi sembra il maschio è il 3 e l'ultima è la 4, può essere? No, no. Il terzo è lei, quindi il maschio è il secondo. Maschio, secondo maschio, lei prima, secondo maschio, sorella, sorella.
Ok. Quindi la quarta, terza nata, scusa. La terza nata, giusto? Sì. Sì, sì. È l'unica nel cinema. Fratello non c'è, la sorella piccola? Ma la sorella piccola è anche venuta, però ti dico, proprio anche lei è come se avesse tanti filtri, quindi non è pronta, è come se le arrivasse una piccola Mhm. porzione. Ma in questi casi come le vedi nel cinema? In ombra, in ultima fila o semitrasparenti? O anche in posizioni decenti, mezza sala, così, ma un po' trasparenti, un po' confusi, un po' col viso non definito. Non è sempre uguale, a volte è proprio come l'hai descritti tu. Adesso, per esempio, la sorella mi è arrivata con un'immagine molto infantile e capisco perché io sento proprio un'immaturità, di questa che ormai è comunque una donna, Mhm. però mi dà come se fosse rimasta bloccata all'infanzia, tanto che adesso mi viene questa immagine di questo oggetto che si usa in spiaggia, che serve per setacciare la sabbia, hai Mm. presente? Il setaccio, sì, Ecco. Esatto, e la spiaggia. sta addosso. Addosso sulla testa, la schiena. Po' in generale, perché lei la vedo proprio piccola ed è come filtrata da questo setaccio di plastica, quindi non riesce a ricevere tutto. Indossa un setaccio, Ecco, un abito setaccio. Ruge Prende ri prende alcune cose, altre no. Sappia però che questa finalmente è l'informazione che cercava. Non c'è niente di cui aver paura. È informazione poi, non è interferenza. Informazione sana, pulita, reale. Qui palle non se ne raccontano. Innamorate platoniche non ci sono. Arcangeli nemmeno. hai detto la parola giusta, paura, perché vedo proprio che la paura qui ha fatto da padrona, no, in Sì. tutti questi fratelli, cioè sorelle, fratello. È come una cosa che è connaturata ormai, Bene. no? Sorella piccola e sorella grande sono nel cinema, adesso vedono cosa farà Alba. Alba vada a vedere il suo film. La pellicola è già abbastanza lunga, Alba non è più una ragazzina, e in quella pellicola, che lei se lo ricordi o se non se lo ricordi, ci sono dei fotogrammi di quello che è successo e che non rinominiamo. Bene, non ci serve più, lo puoi eliminare. Lo taglia la cellulosa, taglia tutti quei pezzi, la cellulosa è estremamente infiammabile, la butta in un portale definitivo pieno di fiamme e riunisce tutti i pezzi del film dove mancano queste sequenze che non servono più, ne ha prese atto, in modo che la luminosità del film aumenti, Mm. della pellicola aumenti. Infatti mi fa vedere che il tunnel che mi aveva presentato all'inizio non è più lungo come vi aveva fatto vedere. Prima era lunghissimo, sembrava quasi interminabile. Adesso è molto più breve quel tunnel sotto passaggio e mi fa vedere proporzionalmente il tunnel e la luce, come se fossero in perfetto equilibrio. In che senso? Ha la E, luce in fondo, è sì, luminoso. sì, sì, sì. Successivamente a questi tagli che tu hai proposto di fare della sua vita, il tunnel si è accorciato e quindi mi fa vedere dall'esterno che c'è finalmente equilibrio, cioè prima c'era solo uno spiraglio di luce, ok? Invece adesso c'è un perfetto equilibrio tra questa parte dell'ombra, che Mhm. comunque in qualche modo è giusto che ci sia, perché la nostra vita è così, è Certo, fatta di certo. questo.
Però c'è equilibrio. Prima invece c'era una sproporzione enorme a favore del tunnel buio. Bene, la cellulosa l'ha buttata, quella che non serviva, Sì, ha fatto esattamente come tu avevi proposto, del portale aureo tra le fiamme. e andiamo al cluster. In qualche modo una parte di questa parte finale l'ha già fatta, no? Sì, sì. Ma non tutta. I nuovi contratti di Alba, come li vedi? Non so, ma anche lei mi ripropone come un ricordo di una vacanza al mare e quindi degli oggetti lasciati lì sulla spiaggia. Dimenticati Sì, dimenticati, sì. o usati, abbandonati come immondizia? Come se fosse una parentesi semifelice che però poi deve essere lasciata lì perché ricomincia il duro, la sofferenza. Quindi praticamente è come se avesse un valore di un qualcosa che ehm, puoi accantonare fino a un certo punto. Mm? Mi arrivava questo rispetto al suo cluster. Mhm. Mm. Però lei ha proprio la volontà di trasformare questo, perché ha iniziato facendolo con quel rito, perché alla fine quello è stato un rito, quello di tagliare la pellicola in quei punti. Mm? E continua, e continua così il suo rito, che è Il di rito di pulizia. Alba, Sì, è il rito di Alba questo, esatto, dicevi che continua? che continua la pulizia della spiaggia. Eh, perché queste specie di forme di consolazione, ma appiglio al dolore, non le vuole più. E così non vuole più nemmeno i bomboloni sulla spiaggia. Bomboloni? I bomboloni, sai quelli da mangiare? Alla crema? Ah. Sì, sì. Ah, quindi ha abbandonato anche cibo, cose Sì, buone. eh sì, che sono un po', sai, il suo rifugio. Mm. Via tutto. Mm. La nuova Alba e la nuova creazione di Alba. Se vuoi la nuova firma, un nuovo contratto, no. Una forma energetica, un ad eternum, quindi una forma energetica costante nel tempo se Alba lo desidera, che non è eterno se non lo si vuole più, se Alba non lo vuole più, è eterno in quanto nessuna entità può toccarlo, senza l'autorizzazione di Alba, qui nel cluster. Le piace, no? Guardare questa conchiglia e osservare la spirale da cui è caratterizzata e ispirarsi a questa per creare il suo ad eternum, che infatti è un'enorme spirale. È diciamo azzurra e nei punti in cui crea la spirale è dorata, azzurra dorata quindi. Avatar. Mm. Vabbè, dai, mi è rimasta la cinghia dell'avatar. La cintura. Mm. Mm. La buttiamo? Forse ho capito perché Assolutamente. la cintura. Ok, certo, certo che la vuole buttare Alba, Bene. sicuro. E qui cosa lascia? E qua, per esempio, io vedo che lascia un enorme fiore. Senti, io vedo che ha lasciato proprio un crisantemo, che poi assomiglia alla fine molto a una margherita, come proprio ad indicare che qui c'è una morte e una rinascita, una trasformazione profonda. Ed è ovviamente energetico, sono le sembianze dell'ad eternum, che in questo caso sembra un crisantemo. Ok. Nuova frequenza di Alba.
251. Nuova consapevolezza. 226. PS. 66. Vite. 704. Cervello. 10. Alba non è il nome reale. Causa esoterica della scelta di questo nome. Una nuova alba? Certamente. È la L'ha nuova scelto alba. lei, eh? Sì, perché lei anticipa. Lei lo sente che è il momento della sua rinascita. Bene, attenzione al cinema, sul cinema, sullo schermo del cinema. È Alba che crea il film. Quindi ora, con i suoi effetti speciali, crea l'immagine di un'alba. Ai tropici. Si dovrebbe regalare un bel viaggio, così. Per poterlo davvero vedere quest'alba qua. Lei me la fa vedere nel cinema, però sarebbe bello che lei la potesse vedere dal vivo. Tracce del progetto Fittobosco? Ah no, siamo qui ai tropici all'alba. No. Bosco di palme? No. No, vedo la sabbia fine e le palme qua e là. Messaggio della sorella grande ad Alba. Se c'è, velocissimo, anche una parola. Ci sto arrivando. Della piccola. Mi sento persa. Di Alba a se stessa. Quanta strada ho fatto. A volte mi guardo indietro e non capisco neanche come ho fatto a superare tutto questo. Eppure sono io, eppure sono qua e sono grandiosa. Chiudiamo con un colore, un profumo, un numero. Colore viola. Profumo mi viene mughetto, profumo di mughetto. Mi viene 6 ed è importante, perché è la possibilità che lei ha proprio di ribaltare. A 6 viene spesso vissuto con paura. Infatti ho visto che nel finale, nei suoi valori, c'erano molti 6. E lei ha proprio la possibilità di farlo ruotare. Credo che sia l'unico numero, no? Che ha questa possibilità. Ed è grandioso. Perché lei da quelle tenebre, da quel buio ha creato l'alba. Quindi lei è in grado di ribaltare il 6 verso il 9. Che si ribalta e cambia di significato, perché l'8, lo 0, un certo 1 il 2 può essere ribaltato, diventare un 5, ma è comunque sbagliato come scrittura. Invece il 6 ha quello che è il trattino sotto, no? Quando Infatti, riconoscerlo. non è impaginato, ma è libero come il numero della tombola, per riconoscerlo. Benissimo, abbiamo finito. Sì. Ovviamente ci sono ancora interferenze eteriche mentali. No. Quante interferenze, impianti eteriche mentali e impianti abbiamo fatto guadagnare oggi ad Alba? Abbiamo ripulito tutto, quindi 0. Benissimo. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.